Eccoci di nuovo con Neil Young, questa volta con uno dei suoi brani più noti che è Heart of Gold. Andiamo a vedere gli accordi. Sono 4 nelle strofe, nell'armonica in generale su tutto il brano. È un Mi minore, un Do, che potete prendere in questa maniera, sarebbe il caso però volendo anche così. Il Re e il Sol. Abbiamo questi 4 accordi. Vediamo l'intro. Nell'intro abbiamo un Mi minore settima, quindi aggiungete anche il mignolo qui, piano piano ci riuscirete per chi è all'inizio, e inizia con 2 colpi sulla cassa, sul basso, sempre con le solite pennate che vi raccomando, arriva il palmo a smorzare sul ponte con questa parte, quindi qui all'attaccatura della corda al ponte, in modo che la ovattate un po' questa corda, poi andrete a suonare di sotto. La mano può anche molleggiare l'accordo, la mano sinistra, vedete? Per risaltare ancora di più. Oppure la tenete ferma uguale. È che se la tenete ferma le corde risuonano troppo, invece così. Prendete il Re, guardate, vedi come sono appoggiato col pollice sopra? Quando cambiamo questi accordi potete tranquillamente, ve l'ho detto anche in altri video, la chitarra ritmica non è come un brano di chitarra classica dove il pollice deve stare dritto al centro. Questo lo vedremo su altri video, su altre cose, su altre tecniche. Dovete anzi a prendere il manico, impugnarlo e tutti gli accordi cambiarli tenendo sempre questo punto d'appoggio, tranne i momenti in cui dovrete fare un barré ovviamente. E quindi andiamo a vedere l'intro. Vi dicevo, 2 colpi sul basso e andiamo a dare tutte pennate in giù, quindi ta 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 ta, re mi, vedete? Ora vi raccomando la cosa più importante, soprattutto per chi inizia, che ha difficoltà a tenere la ritmica. Spesso succede questo, che fermate il braccio. Nel momento in cui fermate il braccio si perde il beat. Quando io suono re, mi, vedete, dovete fare un movimento re, vedete? Che passo con la mano ma non suono, quindi... Così, re, mi, guardate. Quindi questo fa sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ecco il segreto di tutte le ritmiche, mai fermare questo braccio. Se avete un beat che è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il braccio deve essere sempre in movimento. Adesso lo sto ampliando per farvelo vedere, in realtà basta un movimento minimo, l'importante è che ci sia. Vedete, fate rimbalzare leggermente la mano. Nel caso del brano, guardate. Vedete quel piccolo movimento? Che cosa fa su questo Mi minore? Suona il La vuoto, sempre con quella tecnica, abbassa tutto l'accordo, quindi La e Si, poi faccio Re e Mi. Però invece di farlo con le dita separate, lo fate battendo l'accordo, così. Il problema è prenderci sulla quarta corda
sulla quinta corda, poi la quarta, vedete? E comincia con la serie degli accordi. Vedete? Ta 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 ta. Quindi è basso, basso, giù, giù, su. Poi, andando avanti, prima fate questo di base, questo basso, basso, giù, giù, su, basso, basso, giù, giù, su. Quindi basso, basso, giù, giù, su, basso, basso, giù, giù, su. Dopo potete suonare anche qualche pennata in più lì in mezzo, ovvero l'importante è che stiamo sempre nel movimento e non stoppiamo mai la mano destra. Dopo l'armonica, quindi 3 giri di Mi, Do, Re, Sol con il canto all'armonica, rifà nuovamente il riff iniziale, però non per 2 volte, ma per una volta sola. Quindi si ritorna qui. E inizia a cantare, sempre sullo stesso giro. I wanna live, I wanna give, I've been a miner for a heart of gold. It's this expression I never give. Arriva il ritornello, stessa cosa, stesso ritmo, però da Mi minore va a Sol. They keep me searching for a heart of gold. Arriva il Do e fa una cosa molto bella. Fa Do, Do, blocca le corde e dà la pennata in giù. Quindi faremo Do, Do, stop, giù. E fa Keep me searching for a heart of gold and I get no. Poi troverete anche sopra le pennate segnate per una maggiore comprensione se non riuscite a capire da qui, dal video. E bene, ritornello e riprende l'armonica, quindi rifà l'intro e rifà la seconda strofa. Dopo l'intro, strofa e ritornello c'è l'ultima parte di armonica. For a heart of gold. Fa 3 volte questa coda, che è come l'intro, però con il ritmo delle strofe, ovvero e fa Keep me searching for a heart of gold. Keep me searching and I growing on. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Quindi fa queste Mi minore, Re, Mi minore, Re, Mi minore, Re, quindi l'intro per 3 volte e il ritornello, mezzo ritornello, e chiude con in questa maniera.
Bene, spero sia tutto chiaro. Mi sembra di aver affrontato qualsiasi aspetto dei vari passaggini. Questo io vi dico sempre, vi trascrivo esattamente come è stato fatto nel disco perché è un lavoro che ho fatto negli anni, perché sono molto appassionato di Neil Young, quindi quando ero ragazzo proprio ho trascritto in maniera molto fedele, maniacale e tutto, però vi invito sempre a essere anche molto liberi di suonare come volete. Prendete gli accordi, potete fare delle variazioni, non è necessario essere proprio così meticolosi, però per entrare nello spirito di un artista a volte va fatto anche questo, va sondato, vanno viste anche le piccole, le cose più minuscole che ti aiutano ancora di più a capire cosa sente lui, come lo vuole esprimere. Bene, spero vi sia piaciuto Art of Gold. Vi farò un video più in là per chi vuole suonare l'armonica e vi spiegherò passo passo soprattutto quali note suonare, ma come riuscire a suonarle insieme alla chitarra perché non è proprio semplice finché uno non le pratica un po', poi tutto diventa istintivo, deve diventare istintivo. Allora vi invito a vedere anche di questa qui la mia versione che pubblicherò prossimamente e vi invito sempre a seguirmi, ad iscrivervi al mio canale, accendete la campanella e alla prossima lezione. Ciao a tutti!